Buongiorno a tutti. Oggi cambiamo tema. Per una volta, in questi ultimi 5 anni, lasciamo il nostro cammino biblico, usciamo dal flusso di informazioni che riguardano il passato per occuparci di un progetto nuovo che riguarda il nostro amico, il professor Gian Matteo Corrias. Ciao Matteo. Ciao Mauro, un saluto a tutti. Matteo, col quale da anni stiamo facendo assieme un percorso che, lo sapete, ci ha portati a osservare il mondo antico, a metterne in evidenza, sempre a partire dalle fonti, alcuni caratteri distintivi, soprattutto in relazione al ruolo che nella civiltà dell'Israele antico e nella civiltà della Roma arcaica avevano le cosiddette divinità. E il lavoro che abbiamo fatto assieme in realtà ci ha consentito di scoprire quelle civiltà lontane e di scoprire in essere una concretezza che rappresenta qualcosa di estremamente affascinante. Lo abbiamo detto più volte, soprattutto a partire dall'immagine fiabesca che la storiografia ci ha costruito sopra e ci ha restituito, ed è proprio qui che si inserisce il tuo progetto. Però a parte questo fascino intrinseco che ha lo studio che abbiamo condotto e che continueremo ovviamente a condurre, noi ci stiamo rendendo conto di come effettivamente conoscere quel passato rappresenta una chiave preziosa per comprendere al fondo alcune delle dinamiche del presente. È persino troppo facile fare riferimento al Medio Oriente, anche perché ci aiuta Netanyahu che continuamente non fa altro che mettere assieme Bibbia e ciò che lui sta facendo, quindi usando addirittura la terminologia biblica. Si tratta ovviamente soltanto di un esempio macroscopico, ma almeno così è comprensibile per tutti. Ma un altro aspetto che avvicina il nostro lavoro, che ha avvicinato il nostro lavoro di ricerca, è proprio questo creare ponti tra il passato e il presente, ed è quello che abbiamo fatto e ora tu ti occuperai specificamente del presente, è così? È assolutamente così. La fascinazione per il mondo antico è sicuramente qualcosa che sta alla base, beh, direi prima di tutto della nostra amicizia, poi della nostra collaborazione anche professionale e mi pare di poter dire che sia anche ciò che tiene vicini e insomma attenti al nostro lavoro anche tutti gli amici che seguono te e che seguono me. E si tratta effettivamente di una dimensione estremamente affascinante direi soprattutto quando si inizi a percorrere le vie della ricerca del mondo antico a partire da paradigmi interpretativi che non sono quelli insomma, a cui siamo abituati, a cui ci ha abituato per esempio la scuola, quando ci ha proposto lo studio e l'esplorazione delle antiche civiltà della Terra. Tu hai usato l'aggettivo, mi è piaciuto molto, fiabesco, no? Sì, è un'immagine fiabesca, quella che alla fine dei conti ci viene restituita soprattutto di certi ambiti della riflessione antica sulla realtà, sul mondo. Mi riferisco evidentemente a tutti quegli ambiti che oggi, per la nostra sensibilità, sono circonfusi dalla impalpabilità della trascendenza, no? E questo è l'aspetto sicuramente più affascinante. Osservare nel rapporto che gli uomini delle antiche civiltà avevano con le loro divinità, osservarne l'estrema concretezza, sia nel moto, diciamo così, degli uomini verso gli dei, ma anche nella risposta degli dei verso gli uomini, questo è sicuramente qualcosa che non può lasciare indifferenti. Quindi questa concretezza, ecco, questa estrema alterità del mondo antico rispetto al nostro presente, questo incontro alla fine dei conti che lo studio, la ricerca, l'analisi rende possibile, è qualcosa di estremamente affascinante e di entusiasmante. Forse aggiungo un aspetto che non abbiamo mai evidenziato neanche noi due nelle nostre conversazioni. È persino consolatorio occuparsi del mondo antico, in un senso molto, molto pratico, nel senso che
immergersi nella riflessione su una dimensione dell'umano così distante dalla nostra, così lontana dalla nostra, in qualche modo ci permette di liberarci dalle strettoie del presente, un presente che fatalmente per chiunque è problematico, è sfuggente, è precario, anche nella migliore delle situazioni, no? L'assurdità della vita è qualcosa che accompagna la percezione più immediata che ogni essere umano ha della propria esistenza. Ebbene, rifugiarsi nel mondo antico rappresenta un elemento di assoluta consolazione, direi. Ecco, però a questo punto io direi che il rischio è proprio quello di trasformare l'attività di studio in una prigione dorata, in un rifugio nel quale attraverso lo strumento di erudizione in qualche modo mettersi al riparo dal presente. Questo è un rischio perché voglio dire in maniera molto chiara che io sono assolutamente convinto che uno dei doveri morali, oltre che intellettuali, di uno studioso e di un intellettuale sia proprio quello di contribuire a una comprensione della realtà attraverso ovviamente gli strumenti critici e analitici che lo studioso ha affinato negli anni e dalla sua particolare prospettiva comunque contribuire a una comprensione generale della realtà e in particolare della realtà presente a vantaggio di tutta la comunità degli uomini, di tutta la collettività, di coloro che evidentemente possono essere interessati al lavoro di ricerca di quell'intellettuale. Se manca questo aspetto di indagine e di condivisione della comprensione, manca qualcosa e lo studioso si riduce ad essere un erudito che vive beatamente nelle altezze della sua ricerca, ma che poi fondamentalmente non ha nulla da dire. Ecco, mi pare che proprio per rispondere a questa profonda istanza, che è un'istanza autenticamente morale, sia tu negli ultimi video nei quali ti stai occupando di un prezioso lavoro di attualizzazione del testo delle scritture, che ci parla di fenomeni che sono sotto i nostri occhi, o che insomma può rappresentare in qualche modo la chiave interpretativa di certi fenomeni, sia anch'io, ormai da 2 anni a questa parte, nel mio canale YouTube, Cafenio, che è nato proprio con questo obiettivo, quello cioè di fare un passo verso la nostra epoca, verso la nostra contemporaneità e osservarne la fisionomia, le dinamiche specifiche, la problematicità, gli aspetti di contraddittorietà, attraverso quelli che ovviamente sono i miei strumenti intellettuali e analitici, ma anche giovandomi della collaborazione di una serie di studiosi, di intellettuali, ognuno dei quali in 2 anni ha dato, io direi, un buon, utile contributo a questa mappatura del presente di cui stiamo parlando. Ecco, a proposito di questo passo, come l'ho descritto, verso la contemporaneità, voglio dire che l'impulso decisivo che mi ha spinto a uscire, ecco, come avrebbe detto Machiavelli, dalle antiche corti degli antichi uomini, per gettare lo sguardo, e uno sguardo quanto più attento e critico al presente, è stata proprio la chiara percezione di una difformità radicale tra il mondo antico, che appare caratterizzato da una profonda solidità, dall'esistenza e dalla condivisione per gli uomini antichi di un orizzonte di senso appunto stabile, di una serie di riferimenti di senso, e intendo dire di riferimenti di carattere etico, estetico, valoriale, logico, che alla fine dei conti creavano una situazione di stabilità. Per precisione voglio dire che non sto affermando che quei punti di riferimento avessero un valore assoluto e metastorico. Qualunque cosa se ne voglia pensare, sta di fatto che l'esistenza di questi elementi condivisi creava un mondo stabile, un mondo in cui i percorsi erano sicuri, tracciati in qualche modo, in cui le chiavi interpretative del reale erano a disposizione di chiunque nascesse e fosse formato all'interno di quel contesto di civiltà. Dicevo, è evidente, almeno mi pare, una straordinaria, profondissima difformità tra questo mondo solido, che è il mondo antico, e la liquidità dell'epoca contemporanea.
Uso questo termine di liquidità che non è una mia intuizione, ma è una celebre metafora introdotta nel discorso sociologico da Zygmunt Bauman, il quale appunto utilizza l'immagine della liquidità, cioè dell'instabilità, della mancanza di una forma definita, di punti di riferimento certi, è in qualche modo un contesto in cui tutto appare continuamente e strutturalmente messo in discussione. Ecco, la difformità è evidente. È successo qualcosa che ha cambiato le carte in tavola, che ha ridefinito la prospettiva e la fisionomia della nostra civiltà rispetto, quando parlo di civiltà antiche, non mi riferisco solo alle civiltà dell'arcaismo, quelle che studiamo noi, tanto per intenderci, ma possiamo tranquillamente riferirci, parlando di civiltà solide, a epoche molto vicine alla nostra. In generale, tutte le epoche che precedono la grande rivoluzione della modernità, che si colloca appunto con il trionfo illuministico della ragione nel corso del Settecento e poi con le rivoluzioni sociopolitiche, dalla rivoluzione francese evidentemente alle rivoluzioni borghesi del primo Ottocento. Ecco, questo moto rivoluzionario in senso etimologico sta di fatto che ha trasformato radicalmente la fisionomia della nostra civiltà per ora. Ma ricordiamoci che c'è l'Occidente, quindi il mondo tra virgolette sviluppato, e poi nel paradigma occidentale c'è tutto un mondo che non è altro, ma è in via di sviluppo, cioè di fatto in via di occidentalizzazione. Quindi ecco, la globalizzazione o la prospettiva globale nella quale noi ci collochiamo categorizza il mondo in questi termini e fa bene a farlo, perché il destino sembra proprio essere quello. Sì, e in effetti, guarda, sono assolutamente d'accordo con te quando dici che non ci si può fermare allo studio del passato, ma bisogna in un qualche modo attualizzarlo, anche perché è proprio facendo così che si rende utile quella che sarebbe soltanto pura erudizione, che avrebbe senso in quanto tale, ma insomma non avrebbe utilità, non sarebbe utilizzabile per inserirci in questo mondo che da quel che dici tu appare piuttosto liquido ed evanescente. E direi che sono tanti i pensatori, no? Che a partire dalla metà del secolo scorso, dagli anni 40, del Novecento, si sono occupati di analizzare proprio la fisionomia dell'epoca contemporanea, che per molti aspetti rappresenta un qualcosa di totalmente inedito, già lo accennavi tu, inedito per i suoi caratteri specifici, ovviamente. Per esempio, nella storia dell'umanità, pensiamo a Mark Horkheimer e Adorno, ad esempio, che avevano intuito proprio questa trasformazione della cultura in una vera e propria industria, direi, fra virgolette, industria funzionale al consolidamento del consenso, oppure a Guy Debord che ha inaugurato un filone che potremmo definire fortunato di studi sociologici che osservano un po' il processo di spettacolarizzazione, è una parola strana, però che rende efficacemente l'idea della realtà attraverso questi nuovi mezzi di comunicazione di massa, parlando proprio del concetto di spettacolo integrato. Oppure pensiamo a figure come quelle di Edward Bernays, che può essere considerato l'inventore di quella particolare tecnica comunicativa che è la propaganda. E di propaganda sentiamo moltissimo parlare perché è diventata la modalità normale della comunicazione, ovviamente nella pubblicità, ma anche nella politica. Ho accennato al Medio Oriente, ma venendo più vicino a noi, non si fa altro che parlare tra i contendenti di una guerra drammatica che purtroppo ben conosciamo, dove i due contendenti si accusano l'un l'altro di fare della propaganda, ovviamente a proprio vantaggio, e quindi
a svantaggio della verità, insomma. E direi che è proprio in questo contesto che si inserisce questo tuo nuovo progetto. Tu hai aperto questa piattaforma online di contenuti culturali, altamente culturali, finalizzata proprio a raccogliere in un modo sistematico e quindi comprensibile e fruibile per tutti i più importanti contributi all'analisi della contemporaneità che sono stati prodotti da quegli intellettuali ai quali abbiamo accennato, insomma. Sì, tu hai fatto una serie di nomi illustri, sono figure, tutte quelle che hai citato prima, che hanno dato un contributo preziosissimo alla comprensione dei meccanismi specifici della contemporaneità, oppure, come nel caso di Edward Bernays, che sono stati protagonisti dell'invenzione di nuove modalità di produzione culturale o di produzione comunicativa. Effettivamente il progetto che abbiamo inaugurato proprio in questi giorni, quello di una piattaforma di contenuti educativi che abbiamo voluto chiamare la STOA, proprio in riferimento a questo modello sapienziale di una scienza che trova la sua declinazione concreta nel contesto vivo, no? Della cultura intesa come qualcosa che noi viviamo, che noi respiriamo. Ebbene, l'idea è proprio quella di ripercorrere e ordinare in maniera sistematica tutti i contributi che grandi pensatori o di ripercorrere e ordinare in maniera sistematica tutte le grandi tematiche che sono indispensabili per comprendere l'epoca nella quale noi ci troviamo, direi talvolta drammaticamente, a vivere. In effetti non esiste un'altra epoca della storia dell'umanità che si sia interrogata così sistematicamente e direi quasi così ossessivamente su se stessa come la contemporaneità. Come cioè quell'epoca che, diciamo grosso modo, inizia con il secondo dopoguerra e che è tuttora in atto e i cui sviluppi sono in qualche misura prevedibili, ma dico in qualche misura perché poi c'è tutto il problema legato alla rapidità dell'evoluzione tecnologica, dello sviluppo tecnologico, che ci sorprende proprio per la sua appunto rapidità e per la sua incisività. Siamo in qualche modo sempre in ritardo rispetto alla tecnologia. E questo ha, come si capisce, delle conseguenze molto profonde dal punto di vista della nostra stessa comprensione di ciò che stiamo vivendo. La ragione per cui tanti intellettuali si sono occupati di studiare il presente è una ragione oggettiva, cioè oggettivamente la contemporaneità è un'epoca molto problematica, intrisa di contraddizioni profondissime. Giusto per fare un esempio, la nostra è l'epoca, per la prima volta nella storia, ha celebrato come addirittura un valore universale e un diritto naturale dell'uomo la libertà. Però se noi andiamo a osservare concretamente nelle pieghe della dinamica storica in che cosa si realizza poi questa libertà, vediamo che iniziano le contraddizioni. Per esempio, ci accorgiamo, a proposito di nuove tecnologie e tecnologie della comunicazione in particolare, di quanto fenomeni come la videodipendenza o l'azione profonda e estremamente incisiva di quel meccanismo della persuasione di cui a cui tu facevi cenno prima, in realtà siano dei limiti, costituiscano dei limiti e degli impedimenti oggettivi e molto concreti alla capacità dell'individuo di autodeterminarsi, soprattutto nel caso di individui molto giovani, e le generazioni più giovani sono effettivamente le grandi vittime di queste innovazioni che sfuggono oggettivamente al controllo della società adulta. Conosciamo benissimo quale sia l'entità, per esempio, cognitiva, l'entità dei problemi cognitivi creati da fenomeni che si stanno osservando ora per la prima volta, come quello, ad esempio, che in inglese è stato battezzato brain rot, cioè marciume cerebrale, l'effetto di anestesia cognitiva o di regressione cognitiva creato dall'esposizione prolungata a contenuti assolutamente insignificanti, incoerenti l'uno con l'altro e assolutamente privi di costrutto, privi di contenuto. Diventa un problema sociale in qualche modo. Oppure ancora, a proposito di contraddizioni,
e sempre a proposito del grande tema della libertà, uno studioso illustre come Luciano Canfora, in un libro che ha scritto a quattro mani con il giurista Gustavo Zagrebelsky e che si intitola La maschera democratica dell'oligarchia, argomenta e dimostra qualcosa che noi possiamo intuire, ma che ci spaventa per la sua drammaticità, cioè ci dice che sotto la maschera democratica della dialettica che avviene nelle liberal democrazie, della dialettica politica che avviene nelle liberal democrazie occidentali e che ha, per esempio, nel rito delle elezioni il suo trionfo, il trionfo della sovranità popolare, ebbene al di sotto di questo teatro c'è il potere reale, quel potere esercitato dalle grandi oligarchie economiche che agiscono nell'indifferenza assoluta per ciò che avviene ai livelli più superficiali e più visibili. Ecco un'altra contraddizione profondissima che solca la nostra epoca. Insomma, per farla breve, l'impressione è che per la prima volta nella storia dell'umanità l'evoluzione della storia della civiltà in Occidente in particolare non abbia dato origine a una nuova forma, a una nuova fase della civiltà, ma ad una vera e propria anticiviltà. Ora io mi rendo conto che questa affermazione possa apparire drastica, però voglio precisare che non faccio questa affermazione sulla base di un impulso emotivo, di uno scoramento sentimentale o di una facile valutazione di carattere, insomma, di carattere catastrofista. La faccio questa valutazione sulla base di una osservazione di carattere tecnico e intendo dire questo. Per la prima volta nella storia, gli ambiti costitutivi della civiltà, mi riferisco all'etica, all'estetica, alla logica persino, appaiono, ripeto, per la prima volta completamente svuotati del proprio contenuto proprio e vampirizzati da un'istanza allogena, da un'istanza esterna, impersonale e assolutamente puramente quantitativa, che è quella istanza brutale e brutalmente economicistica che normalmente sentiamo definire come la crescita economica, addirittura qualcosa che viene esaltato come un valore incontestabile. È irrinunciabile. È irrinunciabile, assolutamente. In realtà, che cos'è questa crescita economica? È solo un eufemismo per indicare una situazione di assoluto asservimento di una parte del mondo, o meglio, per ora di una parte del mondo, ma potenzialmente, come dicevamo prima, in un mondo globalizzato dell'intero sistema economico, politico e anche culturale planetario, ad una piccola elite che ha acquisito la capacità di influenzare profondamente le sorti del nostro pianeta. Ora, io non sono il primo ad affermare questo, non sarò l'ultimo, non ho scoperto nulla. Quello che a me interessa affermare qui è il significato culturale di questa situazione. E quando dico che il dominio dell'estetica, ad esempio, è stato vampirizzato da questo che è diventato quasi un assoluto metastorico, no? La crescita economica, addirittura crescita economica illimitata. Non si ammettono flessioni, che se ci si riflette un attimo è un assurdo fisico. Non esiste in natura nessun organismo che può crescere illimitatamente. Quindi c'è già un problema di carattere Soprattutto in un logico, no? sistema necessariamente limitato. In un sistema necessariamente limitato, assolutamente. Osserviamo nel dominio estetico, ad esempio, che cosa significa lo svuotamento del contenuto propriamente estetico e il riempimento con un contenuto di carattere appunto brutalmente economicistico. Se noi osserviamo l'evoluzione della storia dell'arte negli ultimi decenni, quello che alla fine dei conti, al di là di tutta la retorica che ci si può fare sopra, quello che possiamo osservare è che la crisi della forma e l'approdo alla cosiddetta arte informale, il trionfo del concetto sul contenuto propriamente formale e quindi propriamente estetico dell'opera d'arte, e quindi l'arte cosiddetta concettuale, rappresentano la fine non solo dell'arte come l'abbiamo conosciuta nei secoli precedenti, ma rappresenta la fine della possibilità di un'arte che sia definibile sulla base di elementi intrinseci, tant'è che le gallerie d'arte espongono delle opere, adesso non voglio essere
eccessivamente cattivo a questo proposito, però delle opere il cui valore è essenzialmente il valore di mercato. E i galleristi, sappiamo bene, insieme ai critici d'arte, lo sappiamo come funziona il mercato dell'arte, hanno il potere assoluto di decidere la fortuna di un artista e la sfortuna di tanti altri. Interi movimenti artistici, come la cosiddetta transavanguardia, altro non sono, per dichiarazione dello stesso critico d'arte Achille Bonito Oliva, che l'ha ammesso candidamente, non sono altro se non delle costruzioni a tavolino da parte di questo mondo, di questa elite di critici che creano il fenomeno e attraverso questa operazione che credo di averlo dimostrato è assolutamente esterna al dominio estetico, attribuisce valore all'opera. Ora, questo è solo un esempio, ne potremmo fare tanti altri. Il discorso è molto vasto e riguarda per l'appunto tutti gli ambiti della nostra civiltà. Cito soltanto una riflessione di Pierpaolo Pasolini, che è stato un altro grande interprete della contemporaneità, di cui infatti noi ci occupiamo anche nella nostra accademia. Pasolini che parlava addirittura di un genocidio culturale a proposito della sorte di cancellazione che l'antica civiltà rurale, contadina italiana ha subito in seguito al fenomeno di coinvolgimento nel mondo del consumismo moderno, coinvolgimento che poi si è tradotto concretamente in una vera e propria cancellazione definitiva, che ha comportato la scomparsa di un intero mondo valoriale. Né noi oggi né Pasolini all'epoca piangevano la fine del mondo contadino in quanto tale, cioè non siamo dei passatisti che non sono in grado di capire che le innovazioni tecnologiche anche nel mondo dell'agricoltura apportano un innegabile giovamento. Qui si tratta, lo ripeto ancora, di una valutazione di carattere culturale. Insieme a quel mondo inevitabilmente va via un'intera civiltà e a quell'intera civiltà subentra un mondo che è il mondo del consumismo, cioè un mondo in cui tutto funziona soltanto per alimentare la macchina del consumo. Lo stesso Pasolini, e chiudo, fa una riflessione molto bella a questo proposito nelle lettere luterane quando dice: il mondo preconsumistico aveva bisogno di uomini forti e dunque casti. Sappiamo che la castità è un valore cardine di tutti i sistemi morali, ma ecco, il fondamento di un controllo dell'impulso sessuale, come dimostra molto bene Freud, ha un valore sociale fondamentale. Quindi qui non si tratta, per quanto mi riguarda, ma neanche per quanto riguardava Pasolini evidentemente, di difendere la castità come un valore intrinseco a un sistema di morale teologica, ma come valore sociale e culturale. Aggiunge poi Pasolini: il mondo consumistico invece ha bisogno di uomini deboli e dunque cedevoli e lascivi. La macchina del consumo, che non può fermarsi davanti a nulla, ha scardinato gli argini che trattenevano gli impulsi più vili, più bassi degli individui. Da qualsiasi impulso si possa guadagnare qualcosa, da quello si dovrà guadagnare. Questo ha delle ripercussioni più che evidenti nel mondo così come noi oggi lo stiamo osservando e lo stiamo subendo in gran parte. Cioè la famosa rivoluzione dei costumi ha delle rivendicazioni sacrosante, se vogliamo, ha aggiunto tanto altro, come dire, materiale psichico che ha creato una situazione di innegabile disordine, perché così penso che lo si debba chiamare. È proprio per riuscire a trovare il filo all'interno di una situazione così complessa e così intricata, attraverso il patrocinio dei grandi intellettuali che se ne sono occupati e affrontando in maniera chiara i grandi temi della contemporaneità, è proprio per fare questo che io ho avuto l'idea di creare uno spazio di formazione e di confronto. Uno spazio nel quale, ecco, per ora con una cinquantina di lezioni, quindi come immagini è stato un lavoro anche di una certa entità, no? Un lavoro di studio, di ricerca e poi di realizzazione di queste lezioni, no? Che mi ha impegnato davvero tanto, ma credo che ne valga la pena perché capisco quel senso di perplessità e a volte di smarrimento che chi non ha sufficienti strumenti intellettuali e culturali, ad esempio, o chi ce li ha,
ma comunque nel mare magnum della comunicazione, soprattutto della rete, è difficile fare sistema, è difficile fare ordine. Allora è proprio a questo tipo di lavoro che la nostra accademia, appunto l'Accademia La Stoa, cerca di rispondere. Non ho lavorato da solo, non ce l'avrei fatta, per fortuna ho avuto vicino a me dei giovani amici, dei giovani che mi hanno aiutato e questo, devo dire, è stato un aspetto decisivo perché mi ha consentito di arrivare alla fine di questa prima parte del lavoro e di prevedere anche tutto quello che aggiungeremo, perché poi l'idea è quella di coinvolgere tanti validi e valenti studiosi che daranno il loro contributo, sempre nell'ottica della comprensione del nostro tempo. Sì, tra l'altro una cosa molto bella è che in questo progetto, appunto, come hai appena detto, non sei solo, ma collaborano con te una serie di giovani, di ragazzi che ho avuto la fortuna di conoscere in Sardegna e che, devo dire, hanno mostrato veramente una grande serietà, una straordinaria maturità intellettuale e professionale. E questo è molto importante e difatti anch'io sono contento del fatto che, pur occupandomi io di Bibbia, sono seguito da moltissimi giovani, giovani che quindi con la loro capacità autonoma di riflessione, con la loro curiosità, con la loro volontà di sapere, tentano di uscire da quella vampirizzazione alla quale invece sono soggetti da parte di queste nuove intenzioni di sviluppo che da parte delle oligarchie che ci fanno credere di vivere in democrazia viene posta in essere. Quindi questo mi ha fatto veramente molto, molto piacere. Dietro la nostra accademia c'è anche un lavoro tecnico di cui si sono fatti carico questi ragazzi con una perizia, un'abilità e è stato un grande sostegno, no? Anche per portare avanti un lavoro oggettivamente duro, ma non è stato solo un sostegno, diciamo così, morale, una capacità davvero straordinarie, perché tutta l'infrastruttura informatica, ad esempio, è stata creata da questi ragazzi. Tutto l'aspetto legato alla realizzazione concreta delle lezioni, quindi il montaggio, la scelta delle immagini, l'editing, tutto ciò e tutta la parte burocratica che poi è anche particolarmente opprimente, bisogna dire, ecco, hanno mostrato una maturità e una capacità davvero straordinarie. Fa ben sperare, insomma, sapere che ci sono dei ragazzi che mostrano questo tipo di consapevolezza, questo tipo di interessi e anche questo tipo di capacità di gestire delle situazioni anche molto concrete. Voglio ringraziarli, voglio ringraziare te Mauro per questo spazio e ringrazio anche tutti coloro che vorranno dare fiducia al nostro lavoro e vorranno, incuriositi magari da questa chiacchierata, vorranno avvicinarsi e dare uno sguardo. Quindi vi invitiamo, io vi invito caldamente a informarvi su questo progetto. Il sito è www.lastoa.com. Tra l'altro lasciamo anche il link nella descrizione qui sotto di questo video. Effettivamente è importante conoscere il passato, legarlo al presente, ma poi anche sviluppare autonomamente il presente per meglio comprenderlo. Noi naturalmente, Matteo, avremo anche altre occasioni sempre di incontro, no? Però è importante che i nostri ascoltatori sappiano che esiste d'ora in avanti anche questo tuo progetto che dà tutta una serie di informazioni che vale assolutamente la pena di conoscere per il nostro bene personale. Ciao Matteo, ciao a tutti e grazie per averci ascoltati.